siete mai chiesti come fanno le persone di successo a raggiungere quella determinata posizione e ad avere tutti quei soldi? Io sì, mi sono informato per capire se ci fossero dei tratti comuni tra le diverse persone che consideriamo appunto persone di successo, anche in campi diversi. E in effetti ci sono, e in questo video voglio condividerle con voi. Richard St. John è un autore relatore esperto del successo. Durante i convegni racconta sempre una storiella. Mentre si recava ad un impegno di lavoro in aereo, una bambina seduta a fianco a lui domandò se per caso fosse una persona di successo, poi se avesse molti soldi e infine come aveva fatto per raggiungere quella posizione economica. Lui non seppe rispondere all'ultima domanda, così, grazie a lei, pensò di intervistare personaggi famosi che avevano raggiunto quello che si erano prefissati e cercare di capire i loro segreti. In 10 anni ha intervistato più di 1000 persone di grande successo, come Bill Gates, Rupert Murdoch, Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, Jeff Skoll, Pierre Omidyar, fondatori di eBay e tanti altri. Ha analizzato, organizzato e catalogato ogni singola parola ascoltata durante le interviste e ha creato un database col quale ha stabilito i fattori comuni per il successo, che sono risultati 8, uguali per ogni persona in qualsiasi campo operasse, e sono: ama ciò che fai, lavora sodo, concentrati su una cosa alla volta, non fermarti, fatti venire buone idee, continua a migliorare te stesso e quello che fai, dai credito agli altri, il successo non si costruisce da soli. Persevera, il successo non arriva dall'oggi col domani. Sembrano cose banali, ma in realtà in queste regole c'è la chiave del successo dei più famosi uomini d'affari del mondo. Hal Elrod, autore del libro The Miracle Morning, aggiunge qualcosa a quanto detto da St. John, e cioè: volete avere successo? Alzatevi presto ed eseguite la vostra routine. Prima di andare a dormire, segnatevi le intenzioni per il giorno dopo. Il pensiero del mattino sarà l'ultimo che avete formulato prima di andare a dormire. Dovete convincere il vostro inconscio che alzarsi presto è semplice ed è la formula per ottenere tutto ciò che desiderate. Spostate la sveglia, mettete la sveglia lontano dal letto. Così sarete costretti ad alzarvi per andare a spegnerla, e questo avrà già attivato involontariamente corpo e mente. Lavatevi i denti. Lavarsi i denti e il viso devono diventare azioni automatiche. Fatelo appena alzati dal letto e vi aiuterà a svegliarvi definitivamente. Bevete un bicchiere d'acqua. È fondamentale idratarsi. Dopo 7-8 ore il corpo sarà disidratato e quindi stanco. Invece di rimettersi a dormire, è molto più utile ed efficace bere. Indossate una tuta. Fare la vostra routine con una tuta è molto importante perché il cervello associa il pigiama al dormire e la tuta all'allenamento. Così si crea anche adrenalina che ci attiva per affrontare la giornata e gli impegni. La routine dovrebbe durare circa un'ora per far sì di iniziare la giornata carichi, motivati e con la voglia di raggiungere i vostri obiettivi. Tutto quello che andremo a spiegare tra poco va fatto di mattina, possibilmente in quella che viene chiamata la Golden Hour, l'ora d'oro, che va dalle 5 alle 6, ma comunque prima delle 8. Questa routine, ripetuta ogni giorno, costantemente, dopo il 21esimo giorno diventerà un'abitudine, non farete più fatica ad eseguirla e riceverete solo benefici. Tutto questo per dimostrare quanto è potente la nostra mente e che siamo gli artefici del nostro destino. Vediamo di cosa si tratta. Il Miracle Morning si basa sui Life Savers, cioè le 6 frasi su cui ci dobbiamo focalizzare e sulle quali improntare la nostra routine. Vediamo ad una cosa stanno a significare le lettere che compongono la parola Savers. S come silenzio. Il silenzio riduce molto velocemente lo stress e aumenta la lucidità, che vi permette di rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Per silenzio si intende preghiera o meditazione, riflessione, respirazione consapevole, gratitudine. Se saltate questo primo punto, il vostro corpo e la vostra mente non saranno pronti a quel che viene dopo. A come affermazioni. È la ripetizione delle affermazioni che vi porta a crederci veramente, poi diventa convinzione e le cose iniziano ad accadere sul serio. Quello che dite e ripetete a voi stessi con convinzione influenza il successo che otterrete nella vita.
Dovete focalizzare il tipo di persona che volete diventare e ripetervelo fino a convincere il vostro subconscio, e alla fine diventerà veramente così. Ma come sono le affermazioni? Pensate a cosa desiderate davvero, in modo chiaro, con particolari e date. Al perché lo volete. Se il perché è molto forte, il come non sarà un problema. Chi vi impegnerete ad essere per riuscirci. Il vostro successo è legato allo sviluppo personale. Ad esempio, sarò più costante, più paziente, più disciplinato, più curioso, eccetera. Cosa vi impegnerete a fare per riuscirci? Se lo visualizzate, ma non vi impegnerete per attuarlo, sarà inutile. Bisogna agire, fare e conquistare quello che volete ottenere. Ad esempio, mi impegnerò nella routine, mi alzerò presto la mattina, mangerò sano, andrò a letto presto la sera, eccetera. Utilizzate citazioni o pensieri di altri che vi siano di ispirazione e motivazione, le famose frasi motivazionali. V come visualizzazione. Immaginate nei minimi dettagli il vostro successo futuro, qualsiasi esso sia, quello che veramente desiderate. Le persone di successo, prima di ottenerlo, lo hanno visto all'interno della propria mente, anche solo 10 minuti di ogni singolo giorno. Jim Carrey, il famoso attore, all'inizio della carriera intestò a se stesso un assegno del valore di 10 milioni di dollari, cifra che naturalmente non possedeva. Lo portava sempre con sé e ogni giorno lo guardava. 7 anni dopo ricevette il ruolo da protagonista nel film Scemo più scemo e venne pagato proprio 10 milioni di dollari. Scegliete il futuro che desiderate visualizzandolo. Respirate profondamente e liberate la mente. Visualizzate tutti i vostri obiettivi a medio e lungo termine e mentre li vedete realizzati siate felici come se li aveste già raggiunti veramente. Quando avrete definito in modo chiaro le immagini di quello che volete raggiungere, visualizzatevi mentre compite le azioni che servono per arrivare all'obiettivo. Ad esempio, studiare, leggere, fare esercizio, eccetera. Potete aiutarvi anche con una vision board, una lavagna o un foglio o anche una parete dove poter attaccare tutte le foto o i ritagli di giornale che rappresentano le cose che volete raggiungere o come volete diventare come persona. E come esercizio. L'esercizio fisico fa bene alla salute, permette di concentrarsi più a lungo, aumenta l'energia, sviluppa l'autostima e anche le endorfine responsabili del buon umore. Non può mai mancare nella vostra routine di successo. Va bene qualsiasi tipo di movimento, ginnastica, camminata, nuoto, bicicletta, va bene tutto. Basta muovere il vostro corpo durante la routine mattutina per almeno 15 minuti, ma meglio mezz'oretta. Assieme ad una dieta sana ed equilibrata aiuta a raggiungere elevati standard di performance. R come ricerca. La maggior parte della gente non legge, o legge molto poco e cose abbastanza inutili per la crescita personale. Cercate informazioni di persone che hanno già raggiunto quello che voi desiderate. Leggete almeno 10 pagine al giorno di un libro che contenga le risposte alle vostre domande. Alcuni libri sono scritti da altre persone che hanno già fatto il percorso per raggiungere i vostri stessi obiettivi e che donano i loro pensieri e insegnamenti. Se voi li considerate i vostri mentori e vorreste fare il loro stesso percorso, è tutto lì, sulla carta, disponibile per imparare dai migliori in quel determinato campo. Al giorno d'oggi, poi, con internet, si possono reperire articoli, ebook, video. Non sprecate questa fortuna. Studiate sempre e verrete a conoscenza di cose che moltissime persone non sanno. Partirete con una marcia in più. S come scrittura. Tenete un diario. Scrivete qualche pagina ogni mattina. Serve per imprimere i vostri pensieri sulla carta. Scrivete gli insegnamenti appresi, le esperienze, gli errori e le soluzioni messe in atto per riparare a questi errori. Fatelo costantemente e vi porterà lucidità. È un modo per catturare le vostre idee e per non perderle, e per riconoscere i progressi fatti. Ma passiamo ad Anthony Robbins, che è uno scrittore life coach e formatore motivazionale americano, esperto di programmazione neurolinguistica per cambiare pensieri e comportamenti disfunzionali tramite l'uso consapevole del linguaggio. Nei suoi libri e seminari parla di come raggiungere il successo nella vita, superando le proprie paure, i limiti autoimposti per realizzare se stessi, avere un corpo in salute ed energico, modificare i propri comportamenti negativi, insomma, per diventare migliori ed avere una vita migliore. Anthony Robbins
dice che ci sono 6 bisogni fondamentali. Bisogno di certezza e sicurezza, ma anche di denaro, salute, agio personale. Il bisogno di sapere che potete evitare il dolore e ottenere il piacere. Quello che succede quando cercate la tranquillità e vi rifugiate nella vostra comfort zone. Questo bisogno, se è troppo, vi impedisce di mettervi in gioco e di rischiare, perdendo così tante possibilità. Bisogno di varietà e incertezza. È il bisogno dell'ignoto, del cambiamento, di nuovi stimoli. Esattamente il contrario del punto precedente. Questo perché nell'uomo sono presenti entrambi questi bisogni opposti. Senza questo bisogno perdiamo la passione, la motivazione che ci fa andare avanti, apprendere e crescere. Bisogno di importanza. Il bisogno di sentirci unici, necessari, è quello che soddisfate quando vi sentite protagonisti della vostra vita, quando vi fanno i complimenti, ricevete una promozione, raggiungete un traguardo, è l'ego il vero protagonista in questo caso. Bisogno di connessione e amore. Il bisogno di provare una forte sensazione di unione con qualcosa o qualcuno. Quello che ci spinge a creare legami, amicizie, conoscenze e amori. Per raggiungere una stabilità emotiva. Secondo lui, per natura non siamo completi da soli. Bisogno di crescita. Il bisogno di espandere le proprie capacità, competenze, per migliorare sempre di più. Bisogno di contributo. Contribuire al benessere altrui, dare agli altri, dare il nostro sostegno a chi ne ha bisogno, anche solo con un sorriso o un complimento sincero, se non ci si può permettere altro, dare senza aspettative di ritorni, aumenta il vostro benessere globale, oltre ad aiutare gli altri. Eccoci arrivati alla fine. Tutte queste nozioni e suggerimenti vi stanno vorticando nella testa e vi sembra di avere ancora più confusione? È normale, sono tanti concetti che vanno assimilati con calma. Prendetevi il vostro tempo, riguardate il video con calma e approfondite i punti che vi sembrano più interessanti. Sono strategie di uomini di successo che hanno raggiunto i loro obiettivi e che sono andati anche oltre le loro aspettative. Fatene tesoro e anche voi potete diventare quello che sognate. Visualizzate e poi mettete in atto tutte le tecniche apprese per realizzare i vostri sogni. Prendete in mano il vostro destino e siate la versione migliore di voi stessi. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.